mi trovavo a New York per lavoro e sono stato invitato ad un party e quindi con un amico ci siamo un po', diciamo così, addobbati, mettendoci uno smoking e abbiamo preso il subway, la metropolitana, per andare velocemente perché non riuscivamo a trovare un taxi. Durante il percorso per le scale e anche nel vagone della metropolitana abbiamo iniziato una discussione per cui il mio amico americano si vantava della planimetria e dell'urbanistica della Grande Mela di New York, dicendo che era una città a scacchiera fatta in maniera razionale rispetto alle caotiche città occidentali. Allora a questo punto, così scherzoso, mi sono irritato e gli ho spiegato che la famosa planimetria di New York in realtà risale a 2400-500 anni fa, perché era la città a scacchiera era stata teorizzata già da Ippodamo da Mileto e poi ripresa da Vitruvio, il grande architetto romano, e poi riportata da Cartesio, e quindi il fatto che lui si trovasse in questa New Amsterdam, come la chiamavano gli olandesi, e che poi era diventata New York, con questo fatto che Manhattan è fatta a scacchiera, non è che fosse una grande scoperta americana. Mentre discutevamo così, però, abbiamo sbagliato la fermata della metropolitana e siamo scesi ad Harlem, che sarebbe Upper Manhattan, la parte nord, e siamo sbarcati a Lenox Avenue, che nei poeti e nelle canzoni jazz è chiamato il cuore pulsante di Harlem, il quartiere di colore, dove ci sono i neri, i portoricani, e quindi ci siamo trovati un po' incongrui, noi vestiti un po', diciamolo, da fighetti, in mezzo proprio al quartiere, mentre io poi rimanevo così ammirato perché Lenox Avenue, che nel frattempo era diventata per voce popolare Malcolm X Boulevard, cioè la strada del leader delle Pantere Nere, e quindi era proprio il cuore pulsante anche della Pantere Nere, della ribellione nera, della giusta ribellione nera americana di New York. Io però ero distratto perché Lenox Avenue è la strada del Cotton Club, il famoso, non c'è più oramai, è stato distrutto, però è la famosa strada del Cotton Club, il famoso club di jazz dove ha suonato Duke Ellington e Louis Armstrong, è la protagonista sotto certi aspetti di un film di Coppola che si chiama appunto Cotton Club. E quindi mentre stavo così siamo stati circondati da un gruppo di ragazzotti, anzi ragazzoni neri, che ci guardavano in aria con aria provocatoria, cioè noi veramente incongrui, bianchi con questi vestitini smoking, con gli smoking e scarpette lucide, capito? Sembravamo dei marziani. I ragazzi stavano giocando a Bowling Stout, che sarebbe stato una specie di bowling fatto con le bottiglie di birra, cioè c'era un percorso di bottiglie di birra, tutte una specie di piccolo labirinto, e tu dovevi passarci in mezzo una specie di break and dance primitiva, e ci hanno detto: do you play? Volete giocare? Ma questo volete giocare era perché chi fa cadere le birre muovendosi in questo labirinto o le paga o le beve, ed era molto facile farlo. Fortunatamente è passato un taxi, non abbiamo giocato, siamo saltati sopra e siamo andati alla festa. Questo episodio è per ricordarmi, che me l'ha fatto ricordare proprio il film di oggi, che è Jesus Rolls, Quintana è tornato, il famoso personaggio del Grande Lebowski dei fratelli Coen, interpretato da John Turturro. E John Turturro ripropone questo personaggio, addirittura lo ricostruisce nel film con una vestizione all'inizio del film, in cui lui si riappropria proprio di questo personaggio prima di uscire di prigione, insieme al suo fidale amico che è Bobby Cannavale, l'interprete del film. Bobby Cannavale, tra l'altro, è una curiosità, è davvero il nipote di Enzo Cannavale, il famoso caratterista napoletano di tanti film e tante commedie all'italiana. Quindi con Bob Cannavale, che è gigantesco e grosso, e John Turturro magro, sembrano quasi Don Chisciotte e Sancho Panza che vagano in questa America che in realtà è un'America ed è un sapore. Jesus Rolls è praticamente Jesus Quintana va in giro, vagola, è qualcosa tra, diciamo, i vitelloni felliniani e i soliti ignoti di Monicelli, però tutto questo ambientato
nella metropoli, con circa 50 anni, 40 anni di differenza, quindi molto più incisivo, molto più cattivo, ma in ogni modo con la stessa leggerezza, con la stessa ironia, con lo stesso sapore, anche perché John Turturro, che non era la prima esperienza di regia, se ben ricordo ne fa altre due o tre, una famosa con Woody Allen, e si avvicina con molta simpatia ai suoi personaggi e, a differenza di quello che ci potremmo aspettare, non ripete le gesta di Jesus Quintana che noi abbiamo conosciuto nel Grande Lebowski. Sì, l'atteggiamento è lo stesso, più o meno gli abiti sono gli stessi, non quegli smaglianti e straordinari di quando gioca a bowling leccando la grande palla da bowling, non quelli, ma molto simili. E però lui si è ispirato per questo personaggio anche a un famoso film francese di Bertrand Blier, il figlio del famoso attore Bernard Blier che abbiamo conosciuto in Italia con film straordinari quali Cosa faranno i nostri eroi in Africa, no? Cioè, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso, quello di Sordi, no? E dove questo goffo, ma bravissimo, falsamente goffo, ma bravissimo attore francese interpretava questi ruoli di persona soggetta che subisce e che alla fine ha sempre questo riscatto. Suo figlio è questo famoso regista corrosivo, oserei dire cattivo, perfido, anarchico, forte, e Le Valsese, che è un titolo che prova a tradurlo in senso educato, che serve i pendenti, cioè riferito a un organo maschile nel basso ventre, va bene, ha questo sapore proprio di girovaghi che vanno in giro, si potrebbe dire in un termine recente, a cazzeggiare, questo è il termine esatto, e lo fanno con una forma di ironia, con una forma ma anche di ferocia, ma con una forma vitale, di forza, e incredibilmente con un loro codice d'onore, suggestivo e strano. Nel film Le Valsese, che è interpretato da un giovanissimo Depardieu e da Patrick Dewar e da una splendida, straordinaria Miu Miu e una superlativa Jean Moreau, per un ruolo struggente e veramente doloroso, ma eppure pieno di luce, pieno di incredibile stupore. Nella versione americana di Jesus Rolls, quella di John Turturro, è interpretato da John Turturro, come ho detto, da Bobby Cannavale e da una deliziosa Audrey Tautou, che tutti ricorderete per il favoloso mondo di Amélie. Ecco, non era nel ruolo di Jean Moreau c'è una nuova splendida attrice che è Susan Sarandon. Questo ruolo di Susan Sarandon, che prima era di Jean Moreau, è un ruolo fondamentale che dà al film, è una partecipazione speciale, una specie di grande cameo, che in realtà dà al film un sapore improvvisamente diverso. Si passa dalla fase, diciamo così, stupidotta, allegrotta dei soliti ignoti metropolitani, cattivelli e feroci, a una coscienza, a un sapore improvviso. È come se, trovandosi di fronte alla nera signora, in tutti i sensi, perché il personaggio sia di Jean Moreau che il personaggio della Susan Sarandon è sempre vestito di nero, e quindi è come se fosse un incredibile presagio che mi ha fatto tornare in mente un doloroso ricordo. Sono tornato a Copenaghen e ho telefonato a un amico che mi ha accolto con grande gioia. Eravamo stati insieme sia a Roma che a Parigi e quindi anche a Copenaghen per un breve periodo, e avevamo fatto una serie di avventure, e ho chiesto notizie di un comune amico, e questo comune amico, che chiameremo Alfredo, italiano, che si era trapiantato a Copenaghen e che, diciamo, si faceva una bella vita, cioè non si era mai sposato, non faceva altro che sfarfallare da una ragazza all'altra, bel ragazzo, simpatico, parlava le lingue, praticamente era una specie, diciamo così, di gigolò, nel senso che era vissuto convivendo ora con una, ora con l'altra, senza mai lavorare, ma dispensando, diciamo così, le sue grazie e anche il suo fascino, la sua allegria, le sue canzoni da italiano, cucinava molto bene. E una persona piacevole, diciamo inutile ma piacevole. Siamo andati, ho chiesto quindi notizie sue e lui mi ha detto che era, oramai aveva 50 anni, 60 anni,
era stato a fare una visita in ospedale e siamo andati insieme a prenderlo. Usciva proprio quel giorno. Siamo usciti, abbracci, baci, cose, e mentre tornavamo verso casa, lui ha chiesto di fermarci alla stazione, alla Copenaghen H, così viene chiamata la stazione centrale di Copenaghen, per prendere delle sigarette. È sceso, noi l'abbiamo aspettato 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, poi siamo scesi e purtroppo abbiamo scoperto che si era gettato sotto un treno. L'ospedale gli aveva dato una diagnosi infausta di tumore e lui, di tutta questa sua bella vita, si era trovato in mano un pugno di mosche doloroso e quindi aveva deciso di farla finita. A differenza di questa persona, il personaggio nei film ha un'evoluzione diversa, che per un istante, non voglio spoilerare la cosa, ma per un istante rende i nostri due protagonisti di fronte a qualcosa che è più grande di loro, più forte di loro e che li cambierà sotto certi aspetti, costringendoli a ritrovarsi stranamente bambini fra le braccia di quella che è la loro musa, la loro comune fidanzata, in questo caso che è Audrey Tautou, che con una spumeggiante allegria, con una incredibile forza femminile, con una delicatezza, con un sapore straordinario, condisce le avventure di questi personaggi, parlando continuamente di sesso e offrendo il sesso, ma in una maniera completamente libera, disinibita, come appunto nel film, perché c'è anche un accenno di amicizia virile che sconfina nell'omosessualità e poi ritorna nell'amicizia virile, cioè Turturro fa delle profferte a Bobby Cannavale e viene preso a sassate. Nel film francese Depardieu fa le offerte a Patrick Deguerre e cerca di sorprenderlo 2 o 3 volte e viene malmenato. Però questo non impedisce a loro di dormire insieme, seminudi, di dormire insieme alla loro musa, alla loro ragazza, di dormire insieme a Susan Sarandon e prima a Jean Moreau. Cioè è questa forma di allegria, di vitalità che percorre tutto il film, a dare al film un sapore veramente allegro e veramente diverso, ed anche il finale è pieno di suggestione e di ironia, è come se fosse una beffa circolare che ritorna continuamente e sempre e che li riporta i nostri protagonisti alla condizione di Sancho Panza, Don Chisciotte, in questo caso invece di Ronzinante hanno la loro musa che è Audrey Tautou. Nel primo caso invece era la deliziosa Miu Miu. Quindi tutto il film vuole proprio ripetere questo che praticamente è On the Road di Jack Kerouac, però ridotto a una fiera di paese, a un gioco di bambini. E proprio per questo aspetto e proprio per questa delizia dobbiamo ringraziare Turturro, perché riesce in una materia che potrebbe essere anche volgare, ostica, a dare un filo di leggerezza, una trama dolce e sincera, quasi una forma di nostalgia per una nostra giovinezza che non abbiamo più e che abbiamo avuto, perché tutti siamo stati in giro con una macchina non rubata, ma perlomeno sottratta a uno zio, a un papà, a un fratello più grande. Tutti quanti siamo stati in giro a dire che si fa stasera, tutti quanti siamo stati in giro a cercare una ragazza che ci scaldasse il cuore, tutti quanti abbiamo avuto una ragazza in 2 e ce la siamo litigata e abbiamo fatto a chi faceva il più fico per averla, e tutti quanti siamo stati una volta fermi, con nostalgia o con dolore o con tristezza, con stupore, all'angolo di una sera, perché c'era un amico che era morto, perché c'era qualcuno che era partito, perché c'era stata una brutta notizia e dalla quale dovevamo riuscire fuori e rimetterci in moto, esattamente chiedendo un passaggio alla vita, esattamente come fanno i nostri protagonisti, cercando di risalire di nuovo in corsa e di continuare verso questa felicità che è irraggiungibile, ma cerchiamo sempre di trovarla. Grazie.